Siamo arrivati alle ultime tappe di questo incredibile viaggio siculo. Si chiudono dei mesi che ci hanno portato a conoscere una zona dell'Italia che ci aveva sempre attirato. Sarò di poche parole in questa intro perché abbiamo un bel po' di cose da raccontare. Quindi iniziamo subito con questi ultimi giorni siciliani prima di confessare cosa ci ha deluso e cosa ci ha entusiasmato in questa avventura. E buongiorno ragazzi dalla Sicilia! Buongiorno ragazzi! Noi abbiamo lasciato il Parco delle Madonie e ci stiamo spostando verso est. Adesso siamo in provincia di Messina. Abbiamo già intravisto sullo sfondo che c'è l'Etna, quindi stiamo un po' chiudendo il cerchio. Siamo agli sgoccioli di questo nostro viaggio siculo. In questa zona tutte le strade sono tutte belle zigzagose. Attenzione qua! Ecco, quindi bisogna stare all'occhio, concentrati. Guardiamo adesso oltre, eccolo lì l'Etna, dov'è? Guarda come dondolano qua le tre palle qua. Questo ci dice com'è la strada, insomma. Oggi la Sicilia è muy caliente, fa parecchio caldo e si vede anche, non so se lo aumenta forse, il fatto che il paesaggio qui attorno sia così tutto bello secco, no? E quindi questo giallo ti fa sembrare ancora più caldo forse di quello che è. Ci siamo fermati un attimo sotto queste piante a prendere un pochino di ombra, ma anche perché la vista era questa qui dietro. Là si vede l'Etna un po' sbuffante oggi, ma adesso siamo già pronti a ripartire. Continuiamo direzione Randazzo. Randazzo fa rima con tantissime parole, tra cui palazzo. Okay. E non è questo il punto è che noi da qui eravamo già passati all'andata, ma non ci eravamo fermati, avevamo soltanto fatto il bucato proprio nella piazzetta dove abbiamo parcheggiato e poi eravamo andati verso Bronte. Poi è uscito il video di Bronte e in tanti ci avete scritto dovete andare a Randazzo, dovete andare a Randazzo. E allora siamo ripassati. Appena siamo arrivati qua fuori abbiamo detto noi siamo già stati qua, ma non ci eravamo fermati nel centro storico che è proprio di fronte a noi ed è molto molto interessante. Questo per esempio è quello che ho davanti adesso. Questo è uno dei campanili più belli di tutta la Sicilia, alto 41 metri, è il campanile della chiesa di San Martino. E una delle caratteristiche degli edifici di Randazzo, questo paese di 10.000 abitanti, è che sono costruiti con la pietra lavica, quindi hanno queste facciate molto scure, in questo caso alternata con la pietra arenaria che invece è chiara, quindi si forma il contrasto chiaro-scuro. Questa torre è molto molto bella, su più livelli, e vedete tutte le finestre hanno appunto questa dicromia bianco-nero. Le colonne sono tutte nere. A quest'ora del pomeriggio giustamente tutti quanti si rilassano seduti al freschetto perché fa anche caldo, momento molto tranquillo della giornata, ma dietro di noi c'è la parte più importante della cittadina, e cioè questa via che si chiama Via degli Archi. Diversi archi da questo lato, pavimentazione nera, quindi lavica, come è fatto praticamente tutto il paese, di questa pietra nera lavica, e di fronte a noi anche questa finestra bifora. Sì, praticamente una finestra con due aperture, la colonnina centrale in mezzo, ci sono tutti questi archi in questa via stretta che collega le due piazze principali qui di Randazzo. Stiamo adesso lasciando questo paesino e noi più di un mese fa eravamo proprio in questa piazzetta a lavare i panni. Vi assicuro che ci sono almeno 10 gradi in più, quindi è cambiato tantissimo. Comunque questa piazzetta ha la vista sull'Etna là dietro. Che coincidenze nella vita, chiamarsi magro e sposare grasso e viceversa. Oggi siamo molto in macchina rispetto al solito, giornata di chilometri, abbiamo deciso di tornare sulla costa, quindi stiamo facendo questa bella strada, però siamo contenti di essere riusciti a salutare l'Etna, che è un po' il simbolo della Sicilia, quindi è stato bello vederlo sia all'inizio del nostro viaggio che adesso alla fine lo rivediamo e lo salutiamo.
strada che porta al mare, passa sulle montagne e ci sono anche le pale eoliche. Qui è tutto verdissimo, mentre prima c'erano tutti i campi che erano un po' bruciati dal sole, qua invece è tornata l'aratura bella verdeggiante. Infatti noi siamo in piena allergia, nonostante la piena estate noi siamo tornati allergici in questa zona. Quando c'è un po' di allergia io comincio a perdere lacrime dall'occhio sinistro, non so perché. Tutto il giorno che piange. L'occhio sinistro mi piange continuamente. Stiamo scendendo su una strada molto molto stretta, vegetazione altissima, e dall'altro lato vengono molto molto veloci, sparati, e stanno in mezzo alla strada, quindi meglio farsi evitare sentire. Cubetto si fa sentire alle curve. Salve signora! Origano. Origano. Ah, Questo va fatto seccare? Sì, questo si allarga, si fa seccare al buio possibilmente, un po' e poi... Ma che bella questa zona verde! Sì? sentiamo. Mazza, È buono. buonissimo, è già buono. Profumo. Questo è il periodo, Vedi, tra maggio e giugno. perfetto. Buona raccolta. Grazie. Salve. Arrivederci. No, va bene. Grazie. Grazie, grazie. No, che poi non sappiamo, siamo in macchina, non so dove metterlo. Salve, grazie mille. C'è da dire che la Sicilia ci ha stupito particolarmente per la sua natura, anche perché ci sono delle specie che sono proprio endemiche della Sicilia, ma abbiamo visto anche tantissimi cardi, questo fiore che ci ha ricordato la Scozia, no? Perché il fiore scozzese l'abbiamo visto in molte parti della Sicilia, ma anche questo fatto che cambia costantemente la vegetazione, per cui passi dalla parte dell'Etna che ha un certo tipo di vegetazione, poi fai qualche chilometro e ti ritrovi in mezzo ai campi coltivati, poi arrivi al mare e cambia sempre la vegetazione, cambia il paesaggio. Anche solo oggi siamo passati dalla parte secca a questa parte verdissima. Stradina stretta adesso, dopo i tornanti in mezzo alle erbe, qua siamo passati nelle stradine più strette. Ringraziamo come sempre il nostro mitico navigatore che quando può ci deve far fare queste esperienze. Questa è bella. Mamma mia, manco guidassimo un motorino, ma cos'è? No, ma serio? Ma di qua dobbiamo andare. Non è Vai. che abbiamo sbagliato. No, è giusta. È giusta? È lei, sì. No, dai. Per forza. Aspetta, calma. Calma, Sarà qua pure... solo andata, cioè senso unico, no? Voglio sperarlo. Non c'era il cartello di senso unico, però. Ma se qua passi con un camper, che fai? No, qua impazzisce. Già io capisco. C'è una che strada, non ce ne sono il tante. nostro mi sembra già grosso in queste situazioni, il nostro cubetto. Eppure una macchina normalissima. Abbiamo ripescato un grande classico per dormire la scorsa notte, cubetto, cimitero, ma con vista. Quindi c'è tutta la vista, là sotto si vede addirittura il mare, però non è andata benissimo per qualcuno. Io ho dormito come un sasso, ma Paolo... No ragazzi, cioè, è terribile. Io non so, abbiamo proprio due temperature completamente diverse, io e Angela. Sì, io Lei stavo dorme- fresca. A un certo punto quasi volevo il lenzuolino per coprirmi lui. Caldissimo aveva. Non ho dormito tipo, non lo so, credo di non aver dormito un'ora. Mi hai sentito russare? No, in effetti no. Questo è grave. Stamattina, un po' per risollevare l'umore, un po' perché comunque siamo alla fine di questo viaggio siciliano, abbiamo deciso di fare la vera colazione siciliana. Un po' perché ho segnato questo punto da tanto tempo. Esatto. Tutti questi elementi insieme ci portano adesso a scendere dalla collina, quindi niente colazione qui, ma andiamo a fare la colazione. Un caffè fondamentale stamattina, ovviamente la brioche, ma soprattutto delle granitone. Siamo venuti dal re della granita, ragazzi. Cioè, questa è... Adesso ho fatto proprio un assaggio così, ho detto subito oh my god. Oh my god, hai detto proprio. Pluripremiato questo posto per mangiare la granita. Adesso poi mettiamo il nome da qualche parte, perché veramente questa merita. Innanzitutto perché la panna non è quella sparata con la macchinetta, ma è quella proprio fatta a mano. E la differenza c'è e si sente. E poi vabbè, la granita. Devo assaggiare anche quella di Angela. Allora, io ho preso mandorla e melograno. Questo colore super forte è il melograno. Mandorla incredibile. Mi Ci sono i ricorda pezzi di mandorla. il latte di mandorla
Sì. che prendevo sempre quando ero piccolo Vedi? al bar con la nonna. Ecco, C'era il latte di mandorla con tutti quei pezzettini, proprio quello vero, non il Condorelli, esatto, quello fatto vero con le quello mani. fatto vero. E sotto assaggiamo, eccola, Perché tu assaggi la Melograno. mia, adesso io assaggio la tua, scusa. melograno, però è strano perché è un po' più asprino Eh sì, rispetto alla mandorla che è dolce, però... però super granitone. Ecco quanto abbiamo speso: 2,50 € per una granita, brioche 1,20 €, caffè 1,20 €. Bene o male sono quasi sempre questi i prezzi, magari si può arrivare a un massimo di 4,50 € per una granita e anche a un minimo di 2 €, ma più o meno sono questi i range sempre per qualsiasi cosa tu vada a comprare, che sia tavola calda o gelati, quindi si parte più o meno dai 2 € come minimo e si arriva a 3,50 4 €. Profumo di crema solare nell'aria. Dopo la granita ci siamo spostati sul mare e adesso stiamo andando alla riserva dei laghetti di Marinello, che si trovano proprio in fondo a questa spiaggia sotto la roccia. Siamo arrivati in fondo alla spiaggia, questa è la vista, niente male. Qui dietro invece c'è un faro abbastanza singolare, piccolino, giallo, la luce lì sopra, sembra anche che funzioni a energia solare. Comunque adesso noi ci infiliamo all'interno e ragazzi, devo dire che la differenza di temperatura da lì a qui già si sente. I laghi di Marinello sono sotto questa montagna, quindi noi ci addentriamo. Il fondale qui è fatto tutto di questi sassetti grigi molto chiari e poi ci sono i laghetti. Questo è uno dei 3 laghetti che ci sono in questa zona, laghetti salmastri. Si vede completamente la differenza rispetto al mare, che è proprio lì dietro, quindi siamo veramente a 2 passi: montagna, laghetto, mare. E questa, manca Paolo che lecca il laghetto, però forse è meglio evitare perché ci sono tutte le alghe che si vedono. Ok, mi rendo conto che ho detto lecca il laghetto, che può essere fraintendibile soprattutto per chi magari ci segue da poco, ma in realtà una delle specialità di Paolo è andare, mettere il dito, sentire se l'acqua è dolce o salata e anche quanto è salata. Sono ben 2 le cose che stupiscono oltre ai laghetti in questa zona. Una è questa striscia di sabbia che arriva lontanissima in mezzo al mare, quindi prosegue per diversi metri. E l'altra invece è questa, è la Basilica di Tindari, che si trova proprio sulla cima della roccia. Attenzione, stiamo per assistere al tuffo alla Paolo. È andato. È calda, vero? Ecco, c'è anche da dire un'altra cosa. Tutti questi sassetti sono carini da vedere, ma poi bruciano tantissimo, per cui l'unico modo per resistere è stare coi piedi nell'acqua. Ah, sono belli severi in questa zona della costa: divieto di sosta per autocaravan e caravan. Infatti abbiamo visto questo cartello non soltanto qui, ma anche all'ingresso del paesino, proprio c'è il divieto, e anche ieri passando lungo tutta la costa nei paesini c'è proprio scritto divieto di sosta. Cioè proprio la sosta, non Sì. puoi nemmeno parcheggiare, nemmeno a pagamento, quindi particolare sta cosa. Infatti sono diverse aree camper da quel lato. Il signore in bicicletta con la musica, infatti qua ci sono le aree camper proprio qui dietro, quindi qua davanti sosta vietata. Questo è uno di quei casi in cui vivere in una macchina ha i suoi vantaggi. Very nice, nessuno neanche ti guarda, perché non possono pensare che in realtà qui dentro ci campano 2 persone, e invece è così. Comunque io ho tutto il costume bagnato, quindi facciamo il metodo del come si chiama questo? Il Coprivetro, copriparabrezza per il sole, ma non filo così, eccola, bello Nice. comodo, a posto. Dopo la scorsa nottata, la missione di oggi è trovare un ventilatore. Abbiamo trovato questo negozio che ha i ventilatori, quelli da auto, che si caricano così, e quindi perfetto per noi, perché gli altri, quelli con la USB, li abbiamo provati un paio, ma erano proprio
Sì, non un vanno, soffio in no, pratica, non può servono a bastare. molto. Qua ci sono questi, è sempre con l'accendisigari, però è piccolino, e poi c'è questo che è Un invece... bestione gigante. Questo ricorda tanto quello che avevamo sulla Carmensita, ma come al solito queste confezioni sono tutte semi aperte, qualcuno le prova, qualcuno le riporta. Sì, quindi sarebbe da provare, vedere se funziona. L'abbiamo preso! Questo qui è ottimo, devo dire molto buono, l'ho provato prima, sono andato in macchina, ha fatto... Sono rimasta io in ostaggio, diciamo. Questo, cioè, è piccolino ma fa il suo dovere nettamente rispetto a quelli USB che sono veramente pessimi. Questo è molto buono, per fortuna. 7 euro l'abbiamo pagato, quindi Sì. anche il prezzo ci sta. Ci sta. E adesso andiamo a mettere in macchina, così stanotte puoi dormire sereno. Sì! Siamo tornati in provincia di Messina e torna l'abituario parcheggio mezzo giù, mezzo su marciapiede, mezzo sulla strada principale, e queste strade che sono belle strette ma a doppio senso di marcia. Posso dire che per fortuna che c'è questo parcheggio un po' sul marciapiede, altrimenti non si passa. È proprio tipico di Messina questo. Tutta la provincia è così, anche dall'altro lato. E di notte schiacciare le zanzare Anche e di no. giorno mezzo addormentato. Solo 2 caffè oggi, tra cui tra l'altro una granita al caffè, perché prima siamo andati al bar e al posto di prendere il caffè caldo ho preso una granita al caffè piccola. Sei un po' rallentato anche in quello che dici. Vero? Sì. Allora stiamo facendo un'altra strada in salita perché stanotte, per evitare dai. qualunque problema Dai. insonne, Torniamo in montagna. Perché Abbiamo detto, andiamo su. Ieri non eravamo abbastanza in alto, Bisogna Esatto. andare molto più in alto qua per stare, diciamo, un po' meglio. Sì, Solo che quindi qua è longa. è bella tornantosa. Saliamo praticamente sopra Messina e intorno ai 1000 metri andiamo, così togliamo ogni dubbio, cioè proprio basta. A parte che stanotte belli freschi. Adesso abbiamo il ventilatore, quindi comunque andrebbe molto meglio, molto meglio. Sicuramente meglio, Ma però la cosa bella è che tu dormivi di brutto. ma io non avevo caldo, io non russo, E io lì però. ad ammazzare zanzare, a guardare le mosche, a guardare fuori, a sudare come un... Cioè ho pezzato tutto, Poi a un certo punto è successa Meno male che una adesso cosa. facciamo la lavanderia, che qua dietro con tutte ste pezzate. È successa una cosa a un certo punto stanotte. Cioè, lui aveva la portiera tutta aperta e a un certo punto sentono dei versi È stranissimi. vero, degli opossum. Tipo delle urla, così sembravano delle urla, dei gatti. Quando i gatti urlano, no? E avevo pensato saranno dei gatti, ma non erano gatti, no? Era un rumore ancora più. Erano degli stranissimi esseri, Sì, tipo dei ratti angoscianti. giganti con le megacode. Esatto. Sembravano, però. E quindi sì, aveva chiuso la portiera, ho sentito solo che sbattevi la portiera e queste cose che urlavano fuori, mi sembrava un po' un sogno, invece no, vedi, era la realtà. Abbiamo trovato il posto perfetto, sotto le piante, siamo in alto, lì c'è anche la vista, si vede il mare qua sotto. Siamo nei Monti Peloritani, che è una delle catene montuose che insieme ai Nebrodi e le Madonie compongono gli Appennini siciliani, quindi nella zona nord-orientale della Sicilia. Paolo ne sta già approfittando, adesso abbiamo aperto tutte le portiere del cubetto, così entra tutta l'aria e si rinfresca anche dentro, che oggi ha preso un bel po' di caldo. C'è Paolo sdraiato qua, così, che si è addormentato, e di fronte ci sono i tavoli con le panche, ci sono un po' di famiglie che fanno i picnic. Piccolo biocchetto, ragazzi, però è quelle cose che tipo 5 minuti di sonno. Power nap, Il power nap, cioè che dormi 15 Quello. minuti, vale come tutta la notte tipo. Oh, no, tutta la notte non credo, però devo dire Dalla che... faccia direi. Che fa il suo dovere. Comunque, ragazzi, allora noi adesso siamo qui al freschetto, siamo proprio sopra Messina, quindi possiamo addirittura azzardare, diciamo che siamo allo sgocciolo finale, splopped, della Sicilia. Sei E sempre poetico tu, guarda, quando racconti le cose. l'ultimo sgocciolo, diciamo la goccia finale. Finale, sì, perché domani andiamo a prendere il traghetto e quindi torniamo a Reggio Calabria, quindi torniamo in Calabria.
non è finito qui ovviamente tutto il viaggio col cubetto, continua, anzi abbiamo in programma una bella svolta. Ci sono venute in mente delle belle idee, quindi Sì. per il futuro, per i prossimi video, per i prossimi periodo, mesi. Esatto. Quindi very nice. Vabbè, detto questo, poi ne parleremo chiaramente quando sarà il momento giusto, Sì. però siamo partiti, quando abbiamo preso il traghetto con delle aspettative sulla Sicilia e poi ci siamo scontrati con la realtà. Esatto. Cioè abbiamo avuto modo di confermare o ribaltare quelle che erano le aspettative. Ci sono stati degli episodi veramente particolari Sì, che hanno scatenato tantissime polemiche anche sul canale. sì. È stato per noi interessante anche vedere qual è la reazione su alcuni episodi, alcune cose che possono succedere in Italia come in qualsiasi altro paese, lo ripetiamo, in Italia come in qualsiasi altro paese, però ecco abbiamo notato veramente anche una reazione molto diversa, molto forte e anche tante polemiche per quello che ci è successo, ragazzi. Come sapete noi parliamo della nostra vita in viaggio da ormai 7 anni e mezzo, siamo quasi agli 8 e raccontiamo quello che ci succede. E per noi era importante, soprattutto in Italia, continuare sulla nostra linea che diciamo è esattamente ciò che ci accade, cioè raccontare per filo e per segno cose belle e cose brutte esattamente come succedono. Ovunque, Come è facciamo successo sempre. Esatto. Chiaramente se racconti un episodio spiacevole in India c'è una reazione da parte di chi ci segue. Quando racconti un episodio spiacevole in Italia, ed è successo qualche volta, lo sapete perché i primi video soprattutto di questa avventura siciliana sono stati un po' tematici su alcune questioni tipo il pastore, il il cartello all'Etna, i parcheggi in cui rubano. Sì, esatto. E quando si raccontano queste cose in Italia, diciamo che non c'è più una valutazione tanto oggettiva dall'altro lato, Giustamente. ma forse anche da parte nostra c'è magari soggettivamente qualcosa in più di reazione, perché è il nostro paese. Esatto. E non siamo contenti quando succedono certe cose nel nostro paese. E in tanti ci avete scritto, ragazzi, ma esagerate. Forse sì, perché soggettivamente alcune cose che sono successe ci hanno dato più fastidio di quanto ci avrebbero dato in un altro paese. Se fossero successe queste cose altrove, vabbè, cosa fai? Lo accetti, qui funziona così, va bene. Se è l'Italia ti girano un po' di più le scatole effettivamente. Perché spereresti appunto che certe cose non esistano. Esatto. Ed è chiaramente fa parte dell'amore barra, non voglio dire odio, però quel rapporto un po' controverso che abbiamo noi con il nostro paese, Esatto. che credo che sia tra l'altro una cosa condiviso da tanti. Sì. Detto questo, delle aspettative. Allora, perché, sì, avevamo delle aspettative. Avevamo fatto una lista prima di venire qui e alcune aspettative erano legate un po' alla nostra idea della Sicilia, ma anche magari quello che ci avevano detto parlando anche con le persone che c'erano state, che abbiamo incrociato, che magari sono venute qui in vacanza. Comunque chi c'era già stato ci aveva già dato una sua idea, no? Quindi si è creata un po' l'aspettativa rispetto a questa isola. Allora, abbiamo un po' delle categorie, diciamo, che sono poche ma buone. Poche, veloci, sì. Allora, il buon cibo, quindi ci abbiamo detto si mangia benissimo in Sicilia. Quindi queste sono le aspettative, poi vi diciamo com'è andata, ma vabbè, su alcune avrete già capito. Tante cose da vedere. Tantissime. E poi ci avevano detto è sporca, e questo ci avevano detto sia chi c'era stato, quindi c'è un po' di immondizia un po' dappertutto, sia chi scriveva le recensioni, quindi delle applicazioni. Tutte le volte che noi leggevamo le recensioni, soprattutto degli stranieri, c'era scritto quel posto lì bellissimo ma c'è molta immondizia, e poi concludevano dicendo normale per l'Italia, dicevano questo. Che cosa che tra l'altro questa non ce l'aspettavamo neanche noi, perché dicevano normale per l'Italia, ok. Alcune volte è successa questa cosa di leggere appunto che dal punto di vista straniero, di chi viene in Italia, c'è questa cosa in più, cosa che
Vabbè. Adesso aspetta, non spoilerare la nostra esperienza. E poi l'ultimo l'ospitalità, nel senso, ci ho detto, in Sicilia le persone sono super ospitali, vedrete, vi troverete benissimo. Queste erano le aspettative. Allora, com'è andata in questo mese abbondante che siamo stati in Sicilia? Possiamo cominciare col cibo? Certo, ovvio. Cibo top of the tops, ever, super over the top. Ma avete capito, cioè non c'è bisogno che lo diciamo ancora. Vabbè, chiaramente sapete io sono un po' di parte, però ecco, credo che anche oggettivamente sia molto buono, si mangia benissimo. Se devo dire una cosa, Vai. non è che sia buono dappertutto. Siamo capitati un paio di volte in 2 o 3 occasioni che effettivamente magari alcune recensioni o comunque vai a chiedere anche in giro, ci è capitato di chiedere diverse volte, scusi, Sì. ma la migliore granita del paese è quella là, e poi dici vabbè, cioè non è che sia top of the tops dappertutto. Sì. Cioè diciamo che Anche perché abbiamo mangiato più cose di quelle che si sono viste nei video. molte di più, ragazzi, molte di più. Ecco. Non abbiamo potuto riprendere tutto. Però in generale devo dire le porzioni sono Pum. abnormi, cioè un cannolo, tu dici un Il cannolo, cannolo è grande così, cioè minimo cioè, 2 persone, minimo, cioè sì, proprio sì, la sì, testa di turco era per 4 ad Sì. esempio, cioè certi sono delle paninazzi, porzioni. tutto sto, Sì, cioè, no, tutto anche gli arancini proprio sono grossi, prezzi cioè, bassi, devo dire la verità, rispetto alle qualità-prezzo, sì. però se si va nelle panetterie quelle più di paese oppure anche in città un pochino fuori dal centro, lì veramente si spende poco. Se invece vai nel posto strafigo, magari nei posti che sono, come abbiamo detto in diversi video, nei posti un pochino più turistici, effettivamente le cose costano di più, Sì. e forse anche la qualità ne va un po' a perdere, soprattutto se si viene anche un po' certe volte anche veicolati da alcune recensioni, magari da gente che non è del posto e che indica come un luogo, non so, in centro a Noto come buonissimo, ma in realtà poi ti rendi conto che è stata un po' sporcata, diciamo, la recensione da persone che magari non conoscono bene, non sono esperte, del quindi sapore, assaggiano il cioè, loro primo arancino della vita, è buonissimo, il più buono del mondo. Quindi ecco, c'è questa cosa quando c'è il turismo, ma è così dappertutto, ovunque tu vada è così. Esatto, È è così. così. Quindi Andiamo avanti. ci siamo già dilungati Allora, troppo, poi ancora. era cose da vedere. Sì. Infinite. Mamma Cioè è mia, impossibile ragazzi. vederle tutte, è impossibile, Ma impossibile. una bellezza inaudita. Sì, davvero. A un Una certo bellezza punto noi inaudita. siamo andati tipo in overdose, abbiamo dovuto Sì, dire basta. basta. Ma oggi non vediamo niente, perché era diventato davvero troppo, no? Quasi, perché poi non te le godi neanche più, no? Perché sono talmente tante cose, poi talmente tanti dettagli, ma anche vai in un paesino, magari vedi il centro, però poi c'è il castello che è fuori, Sì, c'è sì, quell'altra cosa di là, c'è quell'altra cosa di là, quindi un po', diciamo, vai un po' in overdose da questa diciamo cosa. che come qualsiasi cosa il troppo stroppia, no? Tipo tu ti mangi un cannolo e già mezzo eri a posto, uno intero, oddio, non è che te ne mangi un altro, cioè Certo. c'è tanta di quella roba che è buonissimissimo, però dopo un po' è dici, naturale, ma sì, qualsiasi, sì. questa cosa si applica a qualsiasi tutti i posto, ovviamente. Sì. Poi Solo qui la che Sicilia è proprio la densità ingurnata, qua- ingurnata proprio. La densità è potentissima, quindi noi a un certo punto del viaggio abbiamo dovuto deviare su cose un po' diverse, quindi un po' Sì. più di natura, un po' più di montagna, perché eravamo tipo pieni di, non so, Città barocche, città, chiese, paesini, cattedrali, tutti sì. questi paesini adagiati sulle sì. colline, bellissimi, però poi alla fine paesetti. dici, vabbè, vediamo anche questo, no dai, andiamo in montagna. Sì, perché poi non te lo gusti neanche Sì. più, no? Quindi abbiamo voluto un po' cambiare e comunque sì, è pienissima di cose da vedere, quindi si Quindi può tornare top, un sacco il di mare volte. è incredibile. Sì. Poi magari mettiamo anche una mappa dell'itinerario che abbiamo seguito Yes. noi. Quindi un po' il giro che abbiamo fatto in questo mese, così vi diamo anche un'idea di dove siamo stati, tutto quello che abbiamo visto, e può essere magari utile a chi vuole rifare la stessa cosa, stessa esperienza, magari prendere spunto per alcune zone. Discorso della sporcizia invece. Allora, Qui c'è da fare una premessa. premessa, il nostro occhio è diverso. E ci siamo resi conto di questa cosa, nel senso che comunque noi viaggiando sud-est asiatico, Asia, per tanti anni, diciamo che abbiamo uno standard un po' diverso forse, abbiamo sviluppato questa cosa, per cui certe cose neanche ce ne rendiamo conto, Non le notiamo. sinceramente non lo notiamo, quindi se non ci avessero detto, comunque non avessimo letto nei commenti che c'era questo problema, non avremmo detto è un problema in Sicilia, Sì, nel non senso non l'avremmo avremmo mai detto a considerato. qualcuno guardate che è sporca la Sicilia, sinceramente per i nostri standard
No, direi. No, per gli standard forse italiani è forse un pochino più sporca, è più disordinata. Per esempio, dove siamo adesso è Adesso l'esempio, sì. abbiamo cartacee un po' dappertutto, ok? Poi ci sono però zone e zone, in alcune Sì. zone è così, in alcune province è così, in altre invece è tutto perfetto. Nelle zone dove c'è più afflusso turistico è tutto perfetto, un gioiello, cioè ci sono Sì. posti che sono gioielli. Chiaramente dipende. E- Dipende secondo me in questo caso anche dall'occhio con cui uno lo guarda e da Sì. quanto lo influenza questa cosa, nel senso, come abbiamo detto, noi se vediamo delle cartacce per terra non ci facciamo neanche più caso, perché sì, è così. cioè, il nostro standard adesso è molto più alto, diciamo, e invece magari qualcuno che vive in posti più tranquilli, più puliti, magari in un paesino piccolo dove tutto è pulito, lo nota subito, Non lo gli so, scappa subito E l'occhio. forse noi abbiamo l'occhio, insomma, che c'era in Italia tanti anni fa, no? Tipo 30 anni fa, 40 anni fa, c'era una sporcizia per terra che era normale. E noi nel tempo ci siamo abituati, insomma, a questa cosa, che non è una cosa bella sicuramente, però Assolutamente no. è la realtà di tantissimi paesi. Sì. Qui non è più così e quando succede lo noti e l'abbiamo visto negli occhi degli altri più che altro, non Sì. nei nostri che siamo un pochino più abituati Esatto. a una gestione così che non è per niente bella e che anzi è sicuramente da cambiare. Verissimo. Ultimo punto, l'ospitalità. Allora, L'ospitalità. sicuramente c'è da dire che la gente è molto più aperta, più sorridente, lo vedi proprio più solare, ti parla, se tu ti fermi un attimo a chiacchierare, certi ti Sì. raccontano tutta la loro Sì. vita, cioè questa cosa è bellissima, a noi è piaciuto un sacco questo aspetto, devo dire. Poi abbiamo incontrato anche diverse persone che magari già conoscevamo, qualcuno tramite Patreon, qualcuno perché ci seguiva da tantissimi anni, ci siamo incontrati, abbiamo vissuto davvero delle esperienze molto belle insieme, no? Ci hanno fatto vedere anche un po' la Sicilia dal loro punto di vista, no? E questa cosa ci è piaciuta tantissimo, è sicuramente la parte quella che ci coinvolge anche di più, Sì. no? Quando viaggiamo. Però c'è un però. C'è sempre un però, C'è sempre lo un sapete, stavamo solo aspettando il però di Anzi, io Angela. ne ho due. Il primo però è che adesso mi sono anche un po' abituata dopo un mese, ma all'inizio lo sguardo delle persone Ti osservano tanto le persone sì, quando cioè proprio passi. ti guardano tanto, no? Continuamente tengono lo sguardo. So che è normale, però non eravamo abituati. È vero. E quindi soprattutto all'inizio diciamo, ma questo signore cosa vuole, no? Nel senso, in realtà niente. Sì, Però cioè tipo è quello proprio- screening che viene fatto E poi ti guardano sul negli occhi, no? forestiero. Che quindi è anche un po' più... ti lascia un po' più così, no? È un po' così qua, Angela, anche Sì. in Calabria. È così, è no? per forza così. Come sì, dicevamo sì. prima, veniamo da tanti mesi di sud-est asiatico dove le persone ti guardano ma uno sguardo diverso. È uno sguardo no? diverso. È un po' diversa È più la curioso, non inquisitorio. Esatto, sì, è uno sguardo Cioè, non diverso. lo so, qua proprio ti vedi proprio in radiografia. Proprio tu- Così seria. Ma anche Invece se ti- prolungata, Sì. no? Non so come... Noi siamo abituati invece a uno sguardo diverso, che è quello un po' curioso. Che ti sorridono, Sì, sì, salutano sì. e va. Che Cioè magari comunque- un po' timido anche, no? Invece Sì. qua è proprio più... Vabbè, detto Comunque questo. penso che faccia parte proprio della cultura, nel senso che non è una cosa negativa, non è una cosa che noi È abbiamo così. vissuto stranamente Certo, perché certo. non eravamo abituati. E altra cosa è che noi forse, per quanto riguarda ospitalità, noi ci siamo un po' abituati troppo bene, nel senso Sì. che, lo sapete, chi segue il canale, no? Non dico chi è arrivato recentemente nel canale, ma chi lo segue da tanto ha visto cosa è successo in altre occasioni. Quando si è turisti stranieri in un altro paese e succedono episodi di ospitalità, cioè ti invitano a casa a mangiare, ti aprono le porte nonostante non parlino neanche la tua lingua. È successo tante di quelle volte, ragazzi, che è un po' come la questione della spazzatura fondamentalmente. Noi siamo abituati a certe cose che sono veramente tanto. Oltre, sì. Cioè, non so, un esempio tra tutti, l'Iran. Sì. Ma è successo in tantissimi altri Ma paesi. anche Sulawesi, più Sulawesi. recente, ma anche la Turchia, c'è questa cosa, cioè che veramente c'è questa ospitalità che va oltre tutte le barriere anche linguistiche, Oltre la tutto, fratellanza, cioè che cioè, ti, proprio si è ti proprio... senti. Qui devo dire non è così, Non ma è così, è diverso. è diverso. Ma c'è anche da dire che noi siamo italiani in Italia. Esatto, e questo fa sicuramente la differenza, Certo. anche questa cosa, no? Quindi E questo più o meno è tutto diciamo il un po' tutto, discorso. sì, tutto quello, aspettative, poi com'è andata. La realtà, detto ciò, Sicilia, voto altissimo, Oh, yes. perché veramente merita veramente di essere visitata.
e anche di tornare, perché ha un sacco di cose interessantissime. Tutto si chiude dove era iniziato, a Messina. Il gallo del campanile del Duomo sembra ci stia salutando. Il traghetto segna la fine del capitolo Sicilia ed è come se tutte le sensazioni, le esperienze e gli incontri che abbiamo appena vissuto rimangano sull'isola. Per non parlare delle prelibatezze. Saranno le correnti dello stretto, sarà colpa del vento in faccia, ma mi sembra di rivivere tutto in un istante. Arrivederci Sicilia, terra di fuoco e mare. L'avventura a bordo del cubetto ora però continua, quindi iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Abbraccione di gruppo! Ciao!